Tanta roba, questo tiramisù qui è tanta roba. Cominciamo dal caffè, fatelo con la caffettiera, usate quello liofilizzato come faccio io, fate come volete, però servirà quasi mezzo litro di caffè, già leggermente zuccherato. Con lo zucchero va un po' a gusti, se volete potete lasciarlo anche amaro. Se lo fate con la caffettiera ricordatevi che lo dovete allungare un pochino con l'acqua perché altrimenti è troppo forte, ma comunque, ripeto, va a gusti. 3 uova. Con questa quantità di mascarpone che andremo a fare potete fare fino a 5 uova di mascarpone. Come dose ricordate che è un cucchiaio di zucchero da minestra per ogni uovo. Separo i bianchi dai rossi. Prima monto il bianco, perché con la frusta posso andare dal bianco al giallo, mentre invece non posso fare il contrario, quindi mi monto prima il bianco, così non devo lavare le fruste. Deve essere montato bene, a neve ferma, vedete? Non si deve ribaltare. Andiamo sui gialli. Ci metto un po' di vaniglia, anche questa va a gusto, se volete la mettete, se no no. Come dicevamo, 3 cucchiai di zucchero. Sciolto un po' lo zucchero ci aggiungo 250 g di mascarpone e un mezzo tappo di rum. Anche in questo caso il rum è facoltativo, però io un goccino glielo metterei. Anche se la vera ricetta non lo prevede, attenzione. Non mettetemi la panna nel tiramisù, per favore, vi scongiuro. 5 minuti montiamo. Poi aggiungiamo il nostro bianco montato a neve e lo incorporiamo lentamente. Non abbiate paura di incorporare e di smontare il bianco dell'uovo, se è montato bene non si smonta e resterà bello schiumoso. Non abbiate timore, perché vedo che c'è gente che ha paura di metterci dentro anche tranquilli, una bella girata e andrà a posto. Tutto pronto, mettete sotto il tovagliolo perché dopo capirete quanto è utile. Vi preparo del cioccolato da grattugiare, la mia crema, delle ciotoline. La quantità di ciotoline che serviranno dipenderà da quanto sono grandi. Le mie sono abbastanza grandi, quindi ne uso 4, altrimenti va bene anche 5, 6, quelle che volete. Metto sotto circa un cucchiaio e mezzo di crema. Bagno dei biscotti, in questo caso ho usato i pavesini, va bene i savoiardi, va bene il pan di Spagna, va bene le gallette, quello che preferite. Metto sotto 3 biscottini inzuppati. Naturalmente qui il caffè l'ho fatto un po' abbondante, ho paura di restare senza, pazienza. Metto sotto 3 biscottini. I biscotti, soprattutto se utilizzate i pavesini o i savoiardi, non inzuppateli troppo perché dopo andranno ad assorbire anche l'umidità della crema e dopo vi resta una roba troppo molle e vi si spaccano in mano, quindi una pucciatina veloce. Poi un altro strato di crema, come le lasagne. 4 colpi che si assestano bene i biscotti e la crema, così non c'è bisogno di andare dentro con il cucchiaino a spalmarla. E poi una bella grattugiata di cioccolato. Usate il fondente, usate il cioccolato al latte, potete metterci anche delle nocciole, potete metterci anche della Nutella lo dico e lo nego. Ci potete mettere dentro una ganache di cioccolato, quello che preferite. Io ci metto del cioccolato fondente grattugiato abbondante. Un altro giro di biscotti, un altro giro di crema, un altro giro di cioccolata grattugiata e via via finché non arriviamo in cima. Questo dipenderà un po' dalla dimensione delle vostre ciotoline. Comunque schiacciate bene, battete spesso in maniera che non restino spazi di aria all'interno delle ciotoline. Ma ricordatevi 2 cose importanti. Prima di tutto fate attenzione quando mettete dentro la crema a non sbrodolare tutti i bordi del bicchiere, della ciotolina, e lasciate quei 2-3 mm di spazio in cima. Fatele piene sì, ma non fino al bordo, lasciate lo spazio per il cioccolato che andremo a mettere dopo. Ora lasciamo cadere tutte le scaglie di cioccolato, pulisco eventuali disastri e mi appoggio tutte le mie ciotoline su un piatto, su un vassoio. E visto perché ho messo sotto un tovagliolo pulito, così adesso recupero tutte le scaglie di cioccolato e non ho nemmeno sporcato tutta la cucina. Mettiamo in freezer, congelatore, per circa 10 minuti perché bisogna compensare la temperatura della cioccolata tiepida che andremo a mettere sopra dopo. Eccola qua, ho preso 2 bei pezzi di blocco di cioccolato fondente e li ho messi nel microonde per 4-5 minuti finché non si scioglie. Questo cioccolato dopo si indurirà sopra il nostro tiramisù. Potete farlo anche semimorbido aggiungendo un terzo di panna liquida, senza zucchero, senza nient'altro, soltanto un terzo di panna liquida. Ma io la lascio duro, voglio la crosta bella croccante, quindi l'ho solo sciolto nel microonde. Va bene anche a bagnomaria, va bene anche sul fornello a fuoco lento. E ora, mamma mia che roba, mi voglia di buttarsi dentro, guardate che roba.
metto sopra, vedete, sto attento a non uscire dai bordi, metto sopra della cioccolata, ma bisogna stare attenti anche a non raschiare con il cucchiaio i biscotti, altrimenti non viene bella lucida. I miei ragazzi sono molto golosi di tiramisù e io con questa ricetta, aggiungendo il cioccolato a scaglie e il cioccolato sciolto sopra, ho voluto cambiargliela un po', così per cambiare. Sono sicuro che apprezzeranno. Intanto l'ho messa in frigorifero, ci sono rimasti 5-6 gradi per un paio d'ore ed eccoli qui, hanno fatto una crosta meravigliosa. 4 colpi col cucchiaio, si spacca e si va dentro, non è tanta roba.